Ciao a tutti e bentornati sul mio canale di matematica. Oggi ci alleniamo sulle espressioni tra polinomi. Partiamo come sempre da un esercizio semplice. Non vi spaventate, noi qui abbiamo delle moltiplicazioni e delle somme algebriche. Dobbiamo andare ad applicare le regole che abbiamo visto nei video precedenti. Se non lo avete già fatto, ripassate la mia playlist sui prodotti notevoli, perché nelle espressioni possono capitare anche dei prodotti notevoli, come per esempio questo che è una somma per differenza, e quindi non andremo a fare la moltiplicazione un termine alla volta come abbiamo visto nel video moltiplicazione tra polinomi, ma andremo a velocizzare il calcolo utilizzando la regola del prodotto notevole. Vi ricordo che infatti quando abbiamo una somma per differenza il risultato è moltiplico il primo termine per il primo, quindi viene a alla seconda, e poi moltiplico il secondo termine per il secondo, quindi viene meno, più per meno, meno, b alla seconda. È importantissimo riconoscere i prodotti notevoli quando li trovate, perché come potete vedere i calcoli si semplificano parecchio e soprattutto risparmiate un sacco di tempo, e nel compito il tempo è sempre molto poco. Poi andiamo avanti, meno, qui ho un qualcosa alla seconda, quindi abbiamo un altro prodotto notevole, il famoso quadrato di binomio. Quindi il meno lo ricopio, apro la parentesi e vado a svolgere il quadrato di binomio. La regola è quadrato del primo, quindi a alla seconda, più il quadrato del secondo termine, quindi b alla seconda. Vi ricordo che i quadrati sono sempre col segno più, quindi non state a preoccuparvi di quale segno mettere. Poi il terzo termine è il doppio prodotto, quindi a per meno b per 2, meno 2ab, e così abbiamo risolto il quadrato di binomio. Ora abbiamo un prodotto di un monomio per un polinomio e quindi applichiamo la regola delle freccette che abbiamo visto nel video precedente. Moltiplico il primo termine per il primo. Rispettiamo sempre l'ordine così non sbagliamo i calcoli. Prima moltiplico il segno, più per più, più. Poi moltiplico il coefficiente numerico, 2 per 1, 2. E poi la parte letterale, b per b, b alla seconda. E il primo l'abbiamo fatto, andiamo a fare il secondo, quindi segno più per meno, meno. Coefficiente numerico, 2 per 1, 2. Parte letterale BA, io la scrivo sempre in ordine alfabetico, quindi AB. Perfetto, non abbiamo finito i calcoli perché abbiamo questa parentesi tonda. Quindi questi due termini li ricopio. Vi ricordo che tutte le volte che avete un meno davanti a una parentesi dovete togliere la parentesi e cambiare di segno a tutto quello che vedete dentro. Quindi lui aveva segno più, diventa meno. Lui aveva segno più e quindi meno. Lui aveva segno meno e quindi più, e questi li ricopio. A questo punto ci siamo quasi. L'ultimo passaggio, una volta fatti tutti i calcoli, una volta risolte tutte le parentesi, l'ultimo passaggio consiste nell'andare a sommare i monomi simili, quindi li vado a identificare e ora andiamo a sommare. Mi rendo conto che questi due monomi sono opposti, quindi sapete che se ne vanno. Allo stesso modo anche questi due sono monomi opposti, quindi vanno via. Andiamo a sommare quelli in blu, meno 1 fa meno 2, meno 2 più 2 fa 0, quindi questi tre se ne vanno. Il risultato di questa espressione è 0. Come sempre andiamo a vedere un esercizio un pochino più difficile. Questa volta abbiamo una bella espressione con tanto di parentesi tonda, quadra e graffa. Non vi spaventate perché andiamo a fare passo a passo i calcoli. Quindi prima di tutto io qui ho una parentesi quadra dove ho questa moltiplicazione, quindi ricopio graffa e quadra e vado a fare questo prodotto, quindi x per x, x alla seconda, poi x per meno 1 fa meno x. Andiamo con le frecce sotto, 2 per x fa più 2x, più 2 per meno 1 fa più per meno 2, e questo lo ricopio. Quindi tutta questa moltiplicazione qui mi ha dato questi quattro termini. Ora questo lo ricopio perché lo devo moltiplicare per quello che c'è dentro le parentesi quadri, quindi lo faccio al passaggio successivo. Allo stesso modo questo lo ricopio. Ora dobbiamo elevare questo monomio alla seconda, quindi quando ho una potenza pari il segno diventa più. Un mezzo elevato alla seconda fa un quarto e x elevato alla seconda fa x alla seconda. Quindi questo elevamento a potenza qui mi ha dato questo monomio qua.
Ora ho un'altra potenza, quindi come sempre le parentesi le ricopio, quindi meno, apro parentesi, potenza pari, quindi il segno meno qui dentro la parentesi diventa più, un mezzo alla seconda diventa un quarto e x alla terza diventa x alla sesta, perché vi ricordo che dovete fare 3 per 2, dovete moltiplicare gli esponenti, quindi il meno l'ho ricopiato e questo elevamento a potenza mi ha dato questo risultato. Ora ritorniamo alla nostra parentesi quadra. Io qui vedo che ho dei monomi simili, quindi prima di tutto li sommo. Innanzitutto qua ho due monomi opposti, più 2 meno 2 se ne vanno, mentre questi due monomi sono simili li posso sommare. X alla seconda lo ricopio e meno 1 più 2 fa più x. Il risultato di tutto quello che c'è qui tra parentesi è x alla seconda più x. A questo punto, per pigrizia, non sto a ricopiarlo tutto, perché altrimenti dovrei ricopiare tutto questo passaggio qua. Infatti adesso cosa devo fare? Una volta risolta la parentesi quadra ho una moltiplicazione da fare, quindi questi due termini li devo moltiplicare per questi tre. Quindi solita regola, x alla seconda per x alla seconda fa x alla quarta, x alla seconda per meno x fa meno x alla terza, x alla seconda per 1 fa x alla seconda. Ora che ho moltiplicato tutti questi tre termini per il primo monomio, devo fare la stessa cosa per il secondo monomio, come qua su con le frecce, solo che non le ho fatte perché altrimenti rischiavo di farvi più confusione. Quindi x per x alla seconda, x alla terza, x per meno x fa meno x alla seconda, x per 1 x. Quindi il prodotto di questi due fattori mi ha dato questo risultato qui, questi 6 termini. Infatti 3 termini per 2 termini dovevo avere 6 termini come risultato. A questo punto tutto il resto lo ricopio. Qua posso togliere la parentesi e vi ricordo che il meno davanti a una parentesi cambia segno a quello che c'è dentro, quindi diventa meno un quarto x alla sesta. Ora andiamo a svolgere i calcoli all'interno della parentesi graffa. C'è qualche termine opposto che quindi può andare via? Sì, perché qui ho meno x alla terza e più x alla terza e poi ho x alla seconda meno x alla seconda. Quindi andiamo a sommare questi due monomi simili, questo lo ricopio. A questo punto invece della parentesi graffa posso mettere la tonda, visto che non ho altre parentesi in gioco. 1 più 1 2x e tutto il resto l'ho ricopiato. Ora dobbiamo fare il prodotto tra questi fattori, quindi lui per lui viene un quarto x alla sesta, perché devo sommare gli esponenti 2 più 4. Lui per lui 2 e 2 si semplifica, viene un mezzo x alla terza e questo lo ricopio. Siamo arrivati alla fine, abbiamo tolto tutte le parentesi quadre, tutte le graffe, tutte le tonde, abbiamo svolto tutti i calcoli e ora andiamo a sommare i monomi simili. Qui noto che ci sono due monomi che sono opposti e quindi se ne vanno. Il risultato è un mezzo x alla terza. Ecco qua, da brava coach di matematica ti ho preparato gli esercizi per allenarti e mettere da subito in pratica quello che hai visto in questi video. Mi raccomando, allenati con costanza e continuità, vedrai che questo farà la differenza e ti permetterà di raggiungere risultati sorprendenti in matematica. E anche per oggi il video termina qua. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti e segui il mio canale. Faremo un percorso insieme, sarò la tua coach in matematica e ti permetterò di raggiungere risultati sorprendenti. Questo perché la matematica in realtà è semplice. E se non sei ancora brava in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.